Opus, Venera la tua stella è un film che raccoglie un po' tutti gli ultimi luoghi comuni di questa produzione, di questo fenomeno produttivo, la 24, che diciamo ha fatto un paio di film interessanti, non grandi film, vagamente interessanti, e poi adesso per replicare il successo di pubblico li fa tutti uguali. Secondo me li fa scrivere all'intelligenza artificiale, lo dico sono abbastanza sicuro. Gli ingredienti sono sempre gli stessi, quindi l'ambientazione bucolica un po' esoterica, eh, il personaggio protagonista di colore, così con la faccia un po' fumettistica, un po' che viene bene con la fotografia, no? In questo caso una donna giornalista che viene invitata insieme a altri 4 giornalisti o 5, non ricordo, in un deserto da una star del rock, del pop, insomma una star più del pop e di musica, una specie di Elton John, diciamo esaltato, che vive nel deserto in questa specie di comune, quindi dove ci sono questi suoi adepti che sono anche adepti di una specie di religione, che ricorda insomma da molti punti di vista il contesto, la trama, ma anche le inquadrature, un po' una scopiazzatura diciamo di un 30% del film, di Midsommar, che era un film molto più interessante, molto più ben fatto, calibrato del ritmo, una grande orchestrazione di, come dicono gli americani, perché poi nelle produzioni americane partono subito i luoghi comuni, affamati di soldi come sono, ottenebrati dalla produzione, quindi la loro mente ottenebrata, coniano subito questi termini di un film che brucia lentamente, no? Un horror slow burning che piano piano decolla. Ecco, è una definizione diciamo da esaltati, però vera, perché Midsommar era proprio l'apoteosi di questo slow burning, ma fatto veramente molto molto bene, molto originale. Non si era mai visto un film o perlomeno io non l'avevo mai visto, horror ambientato di giorno in una comune di esaltati, e poi che piano piano si trasformano in veicoli di orrore in quel modo. Insomma, grande film Midsommar sicuramente. Qui quindi c'è questa scimmiottatura di Midsommar. Ormai la A24 produce questi prodotti che replicano diciamo questi due film. L'altro sarebbe Get Out, ma io non l'ho trovato sinceramente. Dunque sì, Get Out era un film abbastanza interessante, e poi il suo seguito, perché praticamente sembra di vedere delle serie TV, quindi sembrano tutti collegati, che era Us, Noi, quello non mi è piaciuto affatto, cioè, l'ho trovato proprio abbastanza da evitare. Get Out è un film divertente, insomma un buon film, non arriva alle vette di Midsommar, però sicuramente è un film che si può vedere, interessante, più che altro divertente, che è un po' il target di prodotti che vuole fare questa produzione, così ormai molto venerata, perché incassa soldi e produce questi film diciamo che sono più un intrattenimento, ma con la solita copertura, vestito, travestimento da film d'autore, che non è, però dove si sperimenta qualcosa a livello di immagini, di montaggio. E questo film ambientato nel deserto, in cui appunto poi questi poveri giornalisti non hanno poi possibilità di fuggire, perché vi arrivano con un aereo privato più autobus di 4 ore, quindi. E qui manca proprio il film,
cioè nel senso che quando sono arrivati i titoli di coda io pensavo fosse finita la premessa, cioè siamo a questi livelli qua. Manca proprio il film, quella che io pensavo fosse la premessa per iniziare a fare il gioco pesante, come dire, entrare nella parte più tosta del film. Qui non c'è proprio. Ci sono tutta una serie di scene inutili messe lì, non so, appiccicate. Il regista, vabbè, è un esordiente, quindi capisco che ci siano molte cose ancora da affinare nel suo linguaggio cinematografico, diciamo così. Ad esempio questa inserviente, insomma, concierge che vuole per forza tagliare i peli pubblici ai giornalisti, cosa completamente inutile, gratuita, e così ce ne sono tante altre che non sto qui a elencare perché non vale la pena neanche. E poi questi monologhi forzati, così un po' filosofici, di John Malkovich, che interpreta questa rockstar, questo re del pop, non so, questo esaltato cantante divo, con tutta una serie di luoghi comuni, la servitù, gli adepti, lui che indossa questi vestiti, diciamo, eccentrici, che a un certo punto dà pure un po' fastidio, perché questi monologhi si ripetono, questi vestiti eccentrici si ripetono. Ecco, se c'è una cosa da salvare nel film sono un paio di accensioni musicali molto belle, canzoni molto belle, originali, credo fatte apposta per il film, che divertono, sono interessanti e raccontano qualcosa di diverso che raramente si vede nei film, cioè un videoclip, come un videoclip inserito, ma con un linguaggio cinematografico che in qualche modo si vuole integrare nel racconto. Fondamentalmente resta un film tutto di frammenti, di ideuzze prese un po' appunto dal repertorio della A24. Sembra che chi abbia scritto la sceneggiatura l'abbia scritta apposta per farsi produrre il film, per compiacere questa produzione, per proporlo alla A24. È un film brutto, però fatto bene. Anche gli attori non risultano particolarmente efficaci. La protagonista secondo me non è abbastanza convincente, anche se ha una faccia simpatica. Anche lo stesso John Malkovich interpreta questo cliché di questo divo e alla lunga risulta poco credibile. La colpa ovviamente della sceneggiatura, non degli attori. E poi a un certo punto il film, quando dovrebbe decollare, cioè iniziare la parte vera e propria dell'incubo, risolve il tutto con un paio di scene in cui la protagonista si riesce a liberare immediatamente, cioè non c'è proprio neanche lo slow burning promesso, horror, ma forse non è neanche definibile horror, perché non ci sono scene particolarmente violente, truculente, o non so, veramente un filmetto così. Peccato, perché le risorse questi qui ce l'hanno, quindi la fotografia, l'ambientazione, insomma l'ambientazione forse è l'unica cosa che lascia il segno, perché è un'enorme costruzione nel deserto, una specie di comune, come poteva essere quella forse ispirata a quella di Osho, con queste fobie americane, per cui non so se sapete quello che è successo a Osho, ma tutti questi bigotti dei paesi intorno del posto dove lui era andato a vivere nel deserto lo accusarono appunto di essere il demonio, di satanismo, una setta qua là, e
questa è un po' la stessa ambientazione. Ci sta poco la figura del musicista, del divo, ci azzecca poco, avrebbe funzionato molto di più quella di un guru, appunto, spirituale. Però ecco, per non fare lo stesso film di Midsommar, che secondo me è il miglior film di Ari Aster, che poi ha fatto quella cosa orribile, confusa, veramente un delirio, diciamo, di nonsense, che ha paura, che ha paura del film che sta girando, però, perché questo film ha paura, non ha proprio, cioè è un film che ha delle scene eccezionali all'inizio, distopiche, di violenza, ma poi veramente si vorrebbe perdere nei meandri alla David Lynch, ma David Lynch sapeva collegare i fili dell'inconscio, questo invece è una cosa completamente scollegata. Vabbè, ma tornando al film, che comunque non è paragonabile a Ho paura, perché quello è tutto un altro lavoro, un altro livello, e che è un film brutto, non riuscito, confuso, velleitario. Qui manca proprio il film, quindi aspettatevi che a un certo punto, pensando che sia quei film di 3 ore che ormai si fanno spesso, in cui insomma l'autore vuole fare la voce grossa e fare il filmone, e ci sta, perché spesso sono progetti interessanti, tutti da vedere, e invece qui il film si chiude proprio a un certo punto con una risoluzione che poi neanche si capisce bene che cosa voglia dire. Quindi è un film trovato piuttosto infantile, ecco, proprio embrionale, sia dal punto di vista della sceneggiatura. Dal punto di vista della regia ci sono delle accensioni un po' sperimentali, a un certo punto ci sono dei tagli un po' alla videoclip, quindi stacchi proprio di pochi secondi sulla stessa inquadratura, che ribaltano lo stile del film raccontato fino a quel momento. Mi sono sembrate proprio sperimentazioni, sì, visive, ma cioè così qua e là, saltando qua e là in felicità, così, tanto per fare, scollegate dal resto del film, inutili se vogliamo. E la regia, sì, ha una sua compattezza, che è una compattezza un po' di stile anonimo, di stile di cose già viste. Quindi confezione fatta bene. Se uno si vuole fare 2 risate, beh, il film, la produzione, la ciccia c'è, quindi ci sono delle scene interessanti, dei costumi interessanti, delle performance, dei momenti interessanti di John Malkovich nella parte di questo esaltato, insomma, delle cose da vedere ci sono, però nel complesso sembra un film proprio amatoriale, ma non dal punto di vista della confezione, amatoriale proprio dal punto di vista dell'orchestrazione, sia della storia, della sceneggiatura, della scansione del racconto, sia dal punto di vista della regia, dei personaggi, e molta poca profondità, ecco, però si può vedere per passare un'oretta e mezzo, 2 di divertimento, con 2 o 3 assurdità che ci sono nel film, che secondo me vale la pena vedere.